Il presupposto fondamentale dei diritti umani è che ogni individuo è un essere morale e razionale che possiede determinati diritti inalienabili, cioè che non possono mai venir meno. I diritti umani sono basati sul principio del rispetto dell'individuo e delle sue convinzioni. Dopo l'Olocausto, la dottrina della sovranità nazionale in materia di diritti umani fu moralmente screditata. Per impedire che atrocità analoghe si verificassero nuovamente, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite compilò nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Questo fu nell'intento di stabilire un modello di riferimento comune a tutti i popoli e le nazioni, e lo scopo era quello di garantire che le leggi di ogni nazione proteggessero realmente i diritti umani fondamentali di tutto il loro popolo, ed impedire che un governo impazzisse e perseguitasse gli individui per la loro religione, razza, colore, ideologia, posizione sociale, possedimenti o nascita. Il risultato fu una serie di dichiarazioni e trattati sui diritti umani, che successivamente furono sviluppati ed ampliati. Questi trattati non sono pura teoria, hanno forza di legge e sono vincolati nei confronti dei governi che li hanno sottoscritti, cioè approvati. Così come esistono leggi per impedire il furto, la violenza, l'omicidio, esistono leggi per proteggere la libertà di parola e di opinione. Il diritto di credere e praticare la propria religione ed altri ancora. L'Europa ha un lungo passato di intolleranza e persecuzione religiosa, ad esempio. Negli ultimi 2000 anni milioni di persone sono morte perché le loro idee erano contrastanti con i dogmi del loro tempo. A Roma, all'inizio dell'era odierna, il cristianesimo era fuori legge e i suoi seguaci erano condannati a morte, a meno che non la rinnegassero. Il cristianesimo iniziò a fiorire nel IV secolo dopo la conversione dell'imperatore Costantino. Ma quando il potere centrale si spostò da Roma a Costantinopoli, nacquero altri conflitti. Con il passare dei secoli i perseguitati diventarono oppressori. L'Inquisizione dava la caccia agli eretici e torturava e li opprimeva. Nel XVII secolo l'intolleranza religiosa sfociò nella guerra dei 30 anni, che decimò la popolazione tedesca e si diffuse in Spagna, Francia e Svezia. La seconda guerra mondiale è la più terribile persecuzione della storia. Gli orrori dell'Olocausto costituiscono un record per la disumanità dell'uomo nei confronti dei suoi simili. Può darsi che tu appartenga ad una religione tradizionale e universalmente accettata, ma il mondo diventa sempre più piccolo e vi sono anche molte possibilità che tu appartenga ad una minoranza o ti ritrovi in un angolo del mondo dove la religione che segui da tutta la tua vita viene considerata eresia. Se una minaccia contro i diritti di una minoranza non viene fermata, può rapidamente trasformarsi in un attacco contro i diritti di tutti. Proprio per questa ragione è importante che tutti noi assumiamo questo compito di difendere, proteggere i diritti umani verso tutti. Nessuna eccezione. Qui ci sono i 30 diritti della Dichiarazione Universale. Grazie e alla prossima. Ciao!